L'idea di Insight nasce traendo le mosse da un lavoro fatto da Tancredi Artico, che nel suo lavoro di ricerca sulla diaristica di guerra e coglie il fatto che è molto presente la dimensione uditiva. È così importante perché nel contesto della trincea, spazi angusti, e battaglie di notte, il fumo scatenato appunto dalle esplosioni, la vista diventa una dimensione poco utile, ingannevole a volte. Viceversa, l'udito permette di salvarsi e questa viene riportata in questi diari e da lì appunto nasce la curiosità di indagare questo aspetto. Grazie appunto ai suggerimenti Tancredi inizio anch'io a ricercare questi passaggi nei libri e viene il secondo passaggio per cui lavorare con due persone, in questo caso Alessio Sorato e Lorena Cantarut, che hanno avuto la capacità di tradurre in suono proprio quelle sensazioni che dal suono venivano fissate sulle pagine di libri. Ho raccolto questo materiale cercando di capire alcune sensazioni perché le sette campane isolano sette momenti che sono importanti nella guerra in generale oppure anche per l'esperienza del singolo soldato. Siamo riusciti a trovare alcuni passaggi che poi sono stati elaborati da questi due artisti che utilizzando in questo caso degli orizzonti sonori che sono a noi contemporanei hanno fissato questi suoni venuti da cent'anni fa con quelli che loro hanno prodotto. La scelta dello spazio è caduta praticamente fin da subito su Galleria Bombi. Si tratta di un tunnel che collega la città storica, la parte più vecchia di Gorizia, con un'altra parte della città che sta al di là del monte su cui sorge il castello. In questa galleria, edificata nel Novecento, raggiungere queste due parti di città, mentre si percorre questo spazio diventa abbastanza suggestiva, perché si passa dalla vita cittadina e dallo spazio aperto, dal sole, a un luogo abbastanza angusto, i cui riverberi sono abbastanza particolari, un po' acquatici, un po' metallici, e in cui si ha una narrazione di fatto, perché si passa veramente da un luogo aperto, vivo, a un luogo chiuso e poi di nuovo ci si riapre alla luce. E questa era già di per sé secondo me una narrazione su cui ho voluto poi innestare quella che è la narrazione invece di Insight. Parlare di come il pubblico ha vissuto quest'opera occorre fare una piccola digressione su quello che è la struttura dell'opera. Le sette campane all'interno della galleria, che è uno spazio simmetrico perché permettendo l'accesso da entrambi i lati può essere fruito in un verso o nell'altro, hanno un andamento per cui ai margini ci sono le campane che hanno dei suoni più definiti, che sono appunto meno astratti, diciamo così. Viceversa, andando verso il centro e c'è questa indefinitezza, c'è questo senso di smarrimento e di stordimento. Nel percorrere questo spazio il pubblico ha percepito questo tipo di andamento e soprattutto, complice anche il luogo in cui è stata innestata, si è portato dietro, passeggiando, un senso di inquietudine, di oppressione, che poi veniva mitigato fortunatamente dall'uscita dal tunnel in cui tornava la luce, si tornava a una vita quotidiana. E io spero che questo breve percorso, che non vorrei renderlo totalmente opprimente, col fatto che fuori c'è la vita, abbia dato un senso di speranza comunque, nonostante la narrazione di questi tragici fatti. B-Side nasce all'interno di B-Side War, che è un festival che da alcuni anni Io Deposito promuove nel territorio del nord-est italiano. Parla di grande guerra, parla dei lati meno conosciuti e cerca di trattarlo con un'attenzione chiaramente al linguaggio, che è contemporaneo, e soprattutto pensando a portare questo tipo di analisi, questo tipo di riflessione al di fuori dei luoghi consuetamente deputati a questo tipo di, diciamo, di compito. Insight è un'opera urbana, nasce nell'urbano e nasce per essere portata in luoghi che non sarebbero appunto deputati alla narrazione di quello che è la prima guerra mondiale. Per questo motivo qua, alla fine della prima vita, diciamo, dell'opera, che è quella della Galleria Bombi, si è pensato che era giusto dare ancora vita a quest'opera, prendendo le singole stazioni sonore e donandole ai luoghi che avrebbero voluto continuare questa narrazione. Il viaggio non poteva che essere contemporaneo, non poteva che essere frutto di quello che è la nostra dimensione di persone che vivono questo momento, il nostro tempo. Dimensione unita all'aspetto sonoro in cui sono assenti le parole
o sono talmente rimodulate che perdono identità, rende estremamente universale. La dimensione sonora, la dimensione ritmica, la dimensione che appunto abbraccia questa narrazione e che parla di una guerra nata per volontà di persone che poco si curavano, le persone che poi venivano nelle trincee. E quindi questo grande contesto in cui ci si trova a combattere guerre senza ragione, la porta ad avere veramente un significato che prescinde dalla prima guerra mondiale. È un significato che si lega a qualunque tipo di conflitto e a qualunque tipo di contesto, e tutt'oggi che i conflitti sono ancora attivi in molte parti del mondo, ce ne sono a decine, tutti questi conflitti possono essere narrati da quest'opera.